Eccoci amici, ci siamo. Oggi posso finalmente mostrarvi il cartaceo del mio ultimo lavoro. Cupido è Guercio. È un titolo molto ironico che io ho scelto per raccontare e sintetizzare tutto il mio vissuto amoroso. No, non tutto, non preoccupatevi. Ho scelto alcuni episodi della mia autobiografia e li ho trattati in modo molto ironico, come piace fare a me, cercando di passare attraverso i vari momenti della mia vita amorosa. Da quando sono più piccolina, più bambina, fino a quindi un amore idealizzato, fino a tempi recenti, passando attraverso le mie vacanze estive nel paese d'origine di mia mamma. Io mi sono molto divertita a scrivere questo libro e spero possa divertire anche voi. Io so che alcuni lo hanno già ordinato, lo stanno già leggendo, io vi ringrazio per la fiducia, l'ho consegnato in libreria qui nella città dove vivo, potete contattarmi, io vi fornirò il nome, oppure potete contattarmi se vi fa piacere riceverlo dalle mie mani con la dedica. La grafica che ho scelto è semplice, a me piacciono le grafiche pulite e semplici, ma l'immagine si vede poi meglio nel retro del libro. C'è appunto nella mia scelta ho preferito questo mouse, questo lungo filo che vedete lega il cuore, perché oggi apparteniamo tutti a questa era tecnologica in cui l'amore si dichiara forse più attraverso i social e meno di persona. Invece io provengo ancora da quando le dichiarazioni amorose dovevano essere espresse direttamente alla persona di interesse e talvolta non con poco imbarazzo. Però mi sono divertita a raccontarvi di questa dichiarazione di amore. Ho deciso di presentare il libro oggi, il 16 di giugno, per due motivi. Lo faccio attraverso i miei canali YouTube e Facebook perché per il momento gli assembramenti troppo ravvicinati non sono ancora permessi e negli spazi che io di solito scelgo per parlarvi dei miei libri è necessario stare abbastanza vicini. Quindi rimandiamo questo appuntamento un po' più avanti, quando tutta questa emergenza coronavirus sarà passata. L'altra ragione per cui ho aspettato, sapete, a parlarvene è perché il 16 di giugno è una data molto speciale. È festeggiata a Dublino come Bloom's Day, cioè il giorno di Leopold Bloom, uno dei protagonisti di uno dei libri più straordinari che io abbia letto nella mia vita, nella mia formazione, ed è Ulysses di James Joyce. Perché questo legame? Perché io anche ho parlato di James Joyce, non di Leopold Bloom, non del 16 di giugno, che è la giornata in cui si svolge l'intero romanzo Ulysses, perché il 16 di giugno è anche una data molto cara a James Joyce, è il giorno in cui lui uscì per la prima volta con quella che poi divenne la moglie. Quindi vedete, si parla sempre di amore, siamo resi comuni in questo, anche al di là dei mari e degli oceani. Ma ho scelto questa data per omaggiare uno degli scrittori a cui devo molto nella formazione letteraria che ho percorso e che sto percorrendo. Ed è appunto qui faccio un riferimento a James Joyce, ma non ho scelto Leopold Bloom, ho scelto un altro grandissimo, affascinante protagonista di uno dei racconti che io ho amato fin da subito, da quando la mia professoressa al liceo mi illustrò questo capolavoro che è Dubliners e cercammo di tradurre, all'epoca l'inglese, il mio inglese era meno veloce nelle traduzioni, l'ultimo favoloso racconto che è The Dead. E ho sempre amato questo protagonista, io lo considero il vero protagonista del racconto, Michael Fury, perché Michael Fury appare nelle ultime poche righe
di The Dead, ma lo si sente fino all'origine, c'è qualcosa che deve accadere. E Michael Fury è rimasto il mito dell'amore ideale per me. Non vi dico altro perché vorrei che scopriste questo mio legame con questo momento di formazione, quindi di questo racconto e di questo grande scrittore attraverso il mio libro. Per ora è tutto, io spero possiate leggerlo, e spero ovviamente vi piaccia, sia insomma un racconto di intrattenimento e vi ricordo che in Amazon sono disponibili anche gli altri miei libri e in particolare è fino a metà luglio disponibile la seconda edizione di Vegana No Chemio con un prezzo speciale di 5 euro, quindi se volete, se vi fa piacere, potete approfittarne e magari regalarlo e farlo leggere anche a qualcun altro. Bene amici, allora vi do appuntamento una prossima volta, non mancate questo Cupido e Guercio, non mancate l'occasione per sorridere di quanto fragili noi possiamo essere in amore.